Lezione 1. Preparazione per gli ospiti. Buon pomeriggio, Anna. Come stai oggi? Buon pomeriggio, John. Sto bene? Grazie. E tu? Mi sento benissimo. Oggi volevo parlare delle abitudini di pulizia. Sembra interessante. La pulizia è importante, soprattutto prima dell'arrivo degli ospiti. Sono d'accordo. Qual è una cosa che pulisci sempre per prima quando arrivano gli ospiti? Pulisco sempre il soggiorno. È dove trascorriamo la maggior parte del nostro tempo. È una scelta saggia. Su cosa ti concentri quando pulisci il soggiorno? Riordino i cuscini e spolvero il tavolino da caffè. Uno spazio pulito sembra invitante. Questo ha perfettamente senso. Hai altre aree a cui dai priorità? Mi assicuro anche di eliminare il disordine dalla sala da pranzo. Crea un'atmosfera accogliente. Una sala da pranzo pulita è essenziale per ospitare. Ti sei mai sentito affrettato durante le pulizie? Sì, a volte sento la pressione di pulire tutto velocemente. Può essere stressante. Capisco. Gli ospiti si presentano spesso inaspettatamente. Quali strategie utilizzi per gestire il tuo tempo? Do priorità alle attività. Mi concentro innanzitutto sulle aree più visibili. Questo è un approccio intelligente. Quanto tempo dedichi di solito alle pulizie prima dell'arrivo degli ospiti? Cerco di impiegare circa 30 minuti. Di solito è sufficiente per un rapido riordino. Sembra ragionevole. Ti capita mai di chiedere aiuto alla famiglia o agli amici? Sì, coinvolgo spesso la mia famiglia. Il lavoro di squadra rende la pulizia più veloce e divertente. Sono d'accordo. Lavorare insieme può creare un'atmosfera piacevole. Tu che mi dici, John? Cosa pulisci prima per gli ospiti? Sono curiosa di saperlo. Pulisco sempre prima la cucina. È un'area cruciale per l'hosting. Questo è fondamentale. Su quali compiti specifici ti concentri in cucina? Lavo i piatti e pulisco i banconi. Una cucina pulita è accogliente. Di sicuro! Gli ospiti si riuniscono spesso in cucina, soprattutto durante i pasti. Esattamente. Mi assicuro anche che la stufa sia pulita. Fa una buona impressione. Sembra importante. Rispecchia la tua attenzione ai dettagli. Sì. Hai qualche consiglio rapido per facilitare la pulizia? Raccomando l'uso di detergenti multisuperficie. Risparmiano tempo e fatica. Questa è un'ottima idea. Lo prenderò sicuramente in considerazione. Inoltre, mantenere un programma di pulizia può aiutare. Divide le attività in parti gestibili. Questo è un buon punto. Un programma può ridurre lo stress dell'ultimo minuto. Sì, che consiglio daresti a qualcuno che ha difficoltà a pulire davanti agli ospiti? Suggerirei di concentrarti prima sulle aree ad alto traffico. Può fare una grande differenza. Questo è un consiglio valido. Grazie per aver condiviso le tue strategie di pulizia, John. Grazie, Anna. Mi è piaciuto parlare delle nostre abitudini di pulizia. Lezione 2. Momenti di coraggio. Buon pomeriggio, Anna.
come stai oggi? Buon pomeriggio, John. Sto bene, grazie. E tu? Mi sento benissimo. Oggi volevo parlare dei momenti di coraggio. Sembra intrigante. Il coraggio può assumere molte forme. Sono d'accordo. Qual è il momento in cui ti sei sentito coraggioso di recente? Recentemente ho tenuto un discorso a un evento della comunità. Mi sentivo piuttosto nervoso. Sembra una sfida. Qual era l'argomento del tuo discorso? Ho parlato dell'importanza del coinvolgimento della comunità. È un argomento che mi sta molto a cuore. Questo è un argomento importante. Come ti sei preparato per il tuo intervento? Mi sono allenato molte volte davanti agli amici. Il loro feedback mi ha aiutato a migliorare. Questa è un'ottima strategia. Ti sentivi ancora ansioso il giorno del discorso? Sì, ho sentito delle farfalle nello stomaco, ma mi sono ricordato del mio messaggio. Questo è un buon modo per aumentare la fiducia. Come ha reagito il pubblico? Erano attenti e impegnati. I loro sorrisi mi hanno incoraggiato a continuare. Sembra gratificante. Qual è stato il momento clou del tuo discorso? Ho condiviso una storia personale su come il supporto della comunità ha cambiato la mia vita. Le storie personali possono risuonare con gli altri. Rende il messaggio riconoscibile. Esattamente. Credo che le esperienze autentiche ci connettano. Hai pensato di parlare ancora in futuro? Sì. Voglio condividere altre idee con la mia comunità. Questo è un obiettivo encomiabile. Ci vuole coraggio per parlare pubblicamente. Grazie, John. Che mi dici di te? Quando ti sei sentito coraggioso di recente? Mi sono sentita coraggiosa di fronte a una situazione difficile sul lavoro. Sembra una sfida. Cosa è successo? Un collega aveva difficoltà con i suoi compiti e ho deciso di aiutare. Ciò richiede coraggio. Come hai affrontato la situazione? Ho offerto la mia assistenza in modo solidale e rispettoso. È ammirevole. Può essere difficile affrontare direttamente i problemi. Sì, ma volevo creare un ambiente positivo. Aiutare gli altri è essenziale. Sono completamente d'accordo. Il tuo collega ha apprezzato il tuo aiuto? Sì, hanno espresso gratitudine. Ha rafforzato il nostro lavoro di squadra. È meraviglioso. Aiutarsi a vicenda può favorire un ambiente di lavoro solido. Esattamente. Credi che gli atti di coraggio possano ispirare gli altri? Assolutamente. Quando agiamo con coraggio, incoraggiamo gli altri a fare lo stesso. Lo penso anch'io. Crea un effetto a catena di coraggio. Grazie per aver condiviso i tuoi momenti coraggiosi, John. Grazie, Anna. Mi è piaciuto parlare delle nostre esperienze di coraggio. Lezione 3. Creare uno spazio di lavoro piacevole. Buon pomeriggio, Anna. Come stai oggi? Buon pomeriggio, John. Sto bene, grazie. E tu? Mi sento benissimo.
Oggi volevo parlare degli spazi di lavoro. Sembra interessante. Uno spazio di lavoro piacevole può migliorare la produttività. Assolutamente. In che modo puoi mantenere piacevole il tuo spazio di lavoro? Decoro la mia scrivania con delle piante. Aggiungono vita e colore. Le piante possono illuminare qualsiasi spazio. Che tipi ne hai? Ho una piccola succulenta e un giglio della pace. Sono facili da curare. Sono ottime scelte. Trovi che le piante aiutino il tuo umore? Sì, creano un'atmosfera rilassante. È pace mentre lavoro. Posso immaginarlo. Hai anche oggetti personali sulla scrivania? Sì, ho delle foto della mia famiglia e dei miei amici. Mi ricordano i bei momenti. È una bella idea. I tocchi personali possono rendere uno spazio di lavoro più invitante. Esattamente. Crea un senso di comfort. Tu che mi dici, John? Come rendi piacevole il tuo spazio di lavoro? Mi piace mantenere il mio spazio di lavoro organizzato. Una scrivania ordinata mi aiuta a concentrarmi. L'organizzazione è essenziale. Come si fa a tenerlo in ordine? Uso scatole di immagazzinaggio per le forniture. Riduce l'ingombro e crea spazio. Questo è un approccio intelligente. Hai delle citazioni ispiratrici sul tuo spazio di lavoro? Sì, ho una piccola lavagna con le virgolette. Mi motivano nei giorni difficili. Le citazioni motivazionali possono fornire una spinta quando necessario. Hai una citazione preferita? Il mio preferito è: credi di poterlo fare e sei a metà strada. Questa è una citazione potente. Credere in se stessi è fondamentale. Sì, può ispirare l'azione e superare gli ostacoli. Che mi dici della musica? Ascolti musica mentre lavori? Sì, mi piace ascoltare musica strumentale. Mi aiuta a concentrarmi. Sembra carino! La musica può creare un'atmosfera piacevole per la concentrazione. Assolutamente. Mi piace anche fare delle brevi pause per fare una passeggiata all'aperto. Questa è un'ottima idea. L'aria fresca può rinfrescare la mente e il corpo. Sì, è rivitalizzante allontanarsi per un momento. Credo che l'equilibrio sia fondamentale per uno spazio di lavoro piacevole. Sono d'accordo. Con che frequenza riorganizzi il tuo spazio di lavoro? Cambio il mio layout ogni pochi mesi. Mantiene le cose interessanti. Questa è una strategia intelligente. Un nuovo layout può promuovere la creatività. Sì, ispira nuove idee e prospettive. Grazie per aver condiviso i tuoi consigli, Anna. Queste idee sono fonte di ispirazione. Grazie, John. Mi è piaciuto discutere dei modi per creare spazi di lavoro piacevoli. Attendo con impazienza la nostra prossima conversazione sul miglioramento della produttività. Lezione 4. I suoni del sonno. Buonasera, Anna. Come stai oggi? Buonasera, John. Sto bene, grazie. E tu? Mi sento benissimo. Volevo parlare del sonno e dei suoni stasera. Sembra accogliente.
I suoni possono influire in modo significativo sulla qualità del sonno. Sono d'accordo. Qual è il suono con cui ti piace addormentarti? Adoro il suono della pioggia leggera. È rilassante e calmante. La pioggia è un suono bellissimo. Come ti senti quando ascolti? Mi fa sentire rilassato e tranquillo. Mi aiuta ad addormentarmi. È meraviglioso. Hai mai provato a usare una macchina a rumore bianco? Sì, ce l'ho. Crea suoni rilassanti, simili alla pioggia. Sembra utile per dormire. Hai altri suoni preferiti? Mi piace anche il suono delle onde dell'oceano. Hanno una qualità ritmica. I suoni dell'oceano possono essere molto rilassanti. Li ascolti spesso? Sì. Suono i suoni dell'oceano quando voglio rilassarmi o meditare. Questa è una strategia intelligente. La meditazione e il rilassamento sono importanti per il benessere. Assolutamente. Tu che mi dici, John? Che suono ti piace quando dormi? Adoro il suono di un caminetto scoppiettante. È caldo e confortante. Il suono del caminetto crea un'atmosfera accogliente. In che modo ti aiuta a dormire? Il crepitio mi ricorda la casa e la sicurezza. Mi aiuta a rilassarmi. È adorabile. Cos'altro fai per creare un ambiente di sonno tranquillo? Mantengo la stanza buia e fresca. Migliora la qualità del mio sonno. Questo è importante. Un ambiente confortevole può fare la differenza. Sì, evito anche gli schermi prima di andare a letto. Mi aiuta a calmare la mente. È una scelta saggia. La luce blu può interferire con il sonno. Esattamente. Hai mai provato a usare le app per dormire? Sì, ho usato app con suoni del sonno e meditazioni guidate. Sono utili. È fantastico. Trovare i suoni giusti può migliorare il rilassamento. Quali altri suoni pensi favoriscano un buon sonno? La musica strumentale soft può essere efficace. Aiuta a creare un'atmosfera rilassante. Sono d'accordo. Può dare un tono calmo all'ora di andare a dormire. Grazie per aver condiviso i tuoi pensieri, Anna. Questa conversazione è stata illuminante. Grazie, John. Mi è piaciuto parlare con te dei rumori del sonno. Attendo con ansia la nostra prossima conversazione sulle tecniche di rilassamento. Lezione 5. Strategie per risparmiare tempo. Buon pomeriggio, Anna. Come stai oggi? Buon pomeriggio, John. Sto bene, grazie. E tu? Mi sento benissimo. Oggi volevo parlare delle tecniche per risparmiare tempo. Sembra utile. Tutti possono trarre vantaggio dal risparmio di tempo. Sono completamente d'accordo. In che modo si risparmia tempo ogni giorno? Preparo i miei pasti in anticipo. Mi aiuta a mangiare sano e a risparmiare tempo. La preparazione dei pasti è una strategia fantastica. Come si fa a farlo? Di solito pianifico i miei pasti per la settimana la domenica. Cucino e porziono tutto.
Sembra efficiente. Come decidi cosa cucinare? Scelgo ricette che possono durare qualche giorno. Anch'io considero la varietà. Questo è intelligente. Conservate i pasti in contenitori separati? Sì! Uso contenitori trasparenti per vedere cosa ho preparato. È molto organizzato. Questo deve facilitare la preparazione di un pasto. Hai trovato utile questo metodo? Assolutamente. Risparmio tempo durante i giorni feriali intensi. Posso solo riscaldarmi e mangiare. Questo è un ottimo modo per semplificare la routine. Hai altri consigli per risparmiare tempo? Automatizzo le attività ogni volta che è possibile. Ad esempio, ho impostato i pagamenti automatici delle bollette. È una mossa saggia. L'automazione delle attività può ridurre lo stress e liberare tempo. Sì, mi permette di concentrarmi su attività più divertenti. Che mi dici delle tue mattine? Come si fa a risparmiare tempo durante questa corsa? Ho steso i vestiti la sera prima. Risparmia le decisioni al mattino. Questo è un ottimo consiglio. Può rendere le mattine più efficienti. Sì. Inoltre, preparo il pranzo la sera prima, per evitare il caos mattutino. Preparare il pranzo in anticipo è intelligente. Deve ridurre lo stress mattutino. Sicuramente. Che mi dici di te, John? Come fai a risparmiare tempo ogni giorno? Uso un'app di gestione delle attività per organizzare la mia pianificazione. Sembra efficace. Come ti aiuta a gestire il tuo tempo? Mi consente di dare priorità alle attività e impostare promemoria. Lo controllo ogni giorno. Questa è un'ottima strategia. Rimanere organizzati può migliorare la produttività. Sì. Mi aiuta a rimanere concentrato su ciò che conta di più. Pensi che pianificare la giornata migliori la gestione del tempo? Assolutamente. Evita di perdere tempo in attività non importanti. La gestione del tempo è fondamentale per raggiungere gli obiettivi. Hai altri metodi che usi? Cerco di limitare le distrazioni. Disattivo le notifiche sul mio telefono mentre lavoro. È un'idea intelligente. Ridurre al minimo le distrazioni può migliorare la concentrazione. Sì. Incoraggio gli altri a trovare il proprio spazio tranquillo per lavorare. Sono d'accordo. Un ambiente sereno è essenziale per la produttività. Grazie per aver condiviso le tue strategie per risparmiare tempo, Anna. Grazie, John. Mi è piaciuto parlare dei modi per ottimizzare le nostre giornate. Attendo con ansia la nostra prossima conversazione sull'equilibrio tra lavoro e vita privata. Lezione 6. Una nuova tradizione. Saluti, Anna. Come stai oggi? Sto bene, grazie John. Tu che ne dici? Mi sento molto bene, grazie. Hai pensato alle tradizioni di recente? Sì, ce l'ho. Le tradizioni possono avere un significato significativo. Certamente possono. Che tipo di tradizione vorresti iniziare? Vorrei iniziare una tradizione di narrazione comunitaria. Sembra intrigante. Cosa ti ha ispirato? Le storie connettono le persone.
condividono storia e cultura. Sono d'accordo. La storia di ogni persona è unica e preziosa. Esattamente. Immagina di riunirti una volta al mese per condividere storie. Ciò creerebbe un forte legame tra i membri della comunità. Le persone potrebbero condividere storie divertenti, tragiche o stimolanti. Questo potrebbe aiutare gli altri a conoscere diverse prospettive. Sì, e incoraggerebbe la creatività e l'espressione. Hai considerato dove si svolgerebbe? Forse un parco locale o un centro comunitario. Sarebbe accessibile a tutti. Inoltre, potrebbe essere un'atmosfera informale che consente il comfort. Il comfort è essenziale per una narrazione aperta. Parteciperesti a un evento del genere? Mi piacerebbe condividere una storia. Che mi dici di te? Racconterei la storia di mia nonna. Sembra accattivante. Cosa ha fatto? Ha viaggiato per il mondo e ha conosciuto molte culture. Deve essere stato impegnativo ma arricchente. In effetti, le ha insegnato la resilienza e l'adattabilità. Queste sono qualità importanti. Cos'altro includeresti? Incoraggerei i partecipanti a condividere le proprie tradizioni. Ciò potrebbe portare a un ricco arazzo di storie. Esattamente, ogni tradizione ha il suo significato e il suo fascino. Potrebbe persino ispirare altri a creare nuove tradizioni. Questo è l'obiettivo, John. Ispirare e unire. Cos'altro possiamo fare per promuovere questa tradizione? Possiamo utilizzare i social media per raggiungere un pubblico più ampio. Questa è una buona idea. I social media connettono le persone in tutto il mondo. Sì, e possiamo creare un hashtag per diffondere la consapevolezza. Quale hashtag suggeriresti? Forse cancelletto Community Stories o cancelletto Tales Beyond Borders. Questi nomi sono attraenti e pertinenti. Grazie, spero che le persone si uniscano a noi. Credo che lo faranno. Sembra eccitante e coinvolgente. Effettivamente, cos'altro pensi che dovremmo prendere in considerazione? Dovremmo coinvolgere le scuole e le organizzazioni locali. Ottimo suggerimento. Coinvolgere i giovani può favorire precocemente la creatività. Possono condividere storie che riflettono le loro esperienze. Sì, e promuoverebbe il dialogo intergenerazionale. Ciò potrebbe migliorare la comprensione tra i gruppi di età. Inoltre, rafforzerebbe il rispetto reciproco all'interno della comunità. Questa tradizione potrebbe davvero trasformare il nostro quartiere. Lo spero. Mi appassiona mettere in contatto le persone. La passione è contagiosa e può motivare molti. Grazie per il tuo sostegno, John. Significa molto. Sono sempre qui per sostenere idee valide. Dovremmo parlare presto di logistica. Assolutamente. La pianificazione è fondamentale per il successo. A quale data pensi che dovremmo mirare? Forse il primo sabato del mese?
Sembra perfetto. Sarebbe un incontro tempestivo. Concordato. Dovrebbe essere qualcosa che la gente non vede l'ora. Sono entusiasta di vederlo svolgersi. Anch'io, Anna. Trasformiamo questa tradizione in realtà. Insieme possiamo fare grandi cose. Non vedo l'ora che arrivi il nostro primo evento di narrazione. Lezione 7. Riflessioni al tramonto. Qual è una domanda che ti fai alla fine della giornata? Spesso mi chiedo, ho sfruttato al meglio la mia giornata? Questa è una domanda profonda. Cosa ti fa sentire di aver avuto successo? Mi sento soddisfatto quando porto a termine i miei compiti. Rifletto anche sulle mie interazioni con gli altri. Questo è perspicace. Pensi che le relazioni determinino il nostro successo? Sì, le relazioni sono fondamentali. Danno forma alle nostre esperienze ed emozioni. Come si coltivano queste relazioni? Investo tempo in loro. L'ascolto e la comprensione sono essenziali. Pensi che la tecnologia aiuti o ostacoli questo processo? È un'arma a doppio taglio. La tecnologia ci connette, ma può creare distanza. Questa è una prospettiva interessante. Usi spesso i social media? Lo uso, ma limito il mio tempo. Può essere travolgente? Come riesci a bilanciare la vita online e la vita reale? Do priorità alle interazioni faccia a faccia. Si sentono più significative. Questo è un approccio saggio. Cosa ti piace nel tempo libero? Amo leggere ed esplorare posti nuovi. Alimenta la mia creatività. L'esplorazione può arricchire. Qual è stata la tua ultima avventura? Ho visitato una città vicina lo scorso fine settimana. L'atmosfera era incantevole. Sembra delizioso. Hai trovato qualcosa di particolarmente memorabile? Sì, ho trovato un piccolo caffè caratteristico. Il caffè era squisito? Il caffè può davvero essere un'esperienza deliziosa. Qual è il tuo tipo preferito? Mi piace un espresso forte. Mi mantiene pieno di energia. Preferisco un latte macchiato, è confortante. Che mi dici del cibo? Adoro provare cucine diverse. Ognuno racconta una storia. Qual è stato il piatto più indimenticabile che hai assaggiato? Un curry thailandese speziato. È stata un'esplosione di sapori. Sembra allettante. Ti piace cucinare? Adoro cucinare. È uno sbocco creativo per me. Qual è il tuo piatto preferito? Il mio piatto forte è la pasta fatta in casa. È sempre un piacere per il pubblico. Mi piacerebbe provarlo un giorno. Cosa ispira la tua cucina? Viaggiare mi ispira. Ogni luogo porta nuovi sapori e tecniche. Ci sono luoghi che vorresti visitare? Sogno di visitare l'Italia. La loro cucina è leggendaria. L'Italia sarebbe un'esperienza incredibile. Cosa ti affascina di più? La cultura, la storia e, ovviamente, il cibo.
Sembra una miscela perfetta di esperienze. Cosa ti motiva a viaggiare? Cerco nuove prospettive. Viaggiare mi apre la mente a culture diverse. È una prospettiva meravigliosa. Come porti a casa queste esperienze? Li incorporo nella mia vita. Provo nuove ricette e condivido storie. La condivisione di storie è fondamentale. Ci connette. Qual è la storia che ti piace di più condividere? Mi piace condividere i racconti delle mie avventure. Ognuno ha una lezione. Le lezioni hanno un valore inestimabile. Qual è la lezione più importante che hai imparato? Ho imparato che il tempo è prezioso. Dovrebbe essere speso con saggezza. Questa è una lezione potente. Come ti assicuri di farlo? Rifletto regolarmente sulla mia giornata. Mi aiuta a dare priorità al mio tempo. Riflettere è fondamentale. Hai imparato qualcosa di sorprendente durante le tue riflessioni? Sì, scopro spesso che i momenti semplici contano di più. I momenti semplici portano gioia. Qual è un momento semplice che ti piace? Un tramonto visto con un amico. Era sereno e bello. La natura ha un modo per calmare la nostra anima. Cerchi spesso questi momenti? Lo faccio. Mi aiutano a ricaricarmi e a fare chiarezza. La chiarezza è essenziale. Ci permette di concentrarci su ciò che conta davvero. Assolutamente. Mi concentro sulla gratitudine, cambia la mia prospettiva. La gratitudine può trasformare la nostra vita. Per cosa sei più grato? Sono grato per il sostegno di amici e familiari. Mi elevano? Il supporto è fondamentale. È ciò che rende gestibili i momenti difficili. Sì, apprezzo chi mi risolleva il morale. Tu che ne dici? Sono grato per le opportunità di imparare e crescere. L'apprendimento continuo è importante. Mantiene la vita eccitante. Lo fa davvero. Qual è qualcosa di nuovo che vorresti imparare? Voglio imparare una nuova lingua. Apre nuove culture. Questo è un obiettivo nobile. Qual è la lingua che ti interessa di più? Sono attratta dallo spagnolo. È molto parlato e bello. Lo spagnolo è davvero una bella lingua. Hai iniziato a imparare? Ho iniziato con le lezioni per principianti, è impegnativo ma divertente. È fantastico. La coerenza è fondamentale per l'apprendimento delle lingue. Sono d'accordo. Che mi dici di te? Cosa vuoi imparare? Voglio migliorare le mie capacità di parlare in pubblico. È una risorsa preziosa. Parlare in pubblico può aumentare la fiducia. Come pensi di migliorare? Ho intenzione di entrare in un club di lingua locale. La pratica rende perfetti. Sembra una strategia produttiva. Ti auguro successo. Grazie. Forse potresti unirti a me un giorno. Sarebbe intrigante. Potremmo aiutarci l'un l'altro. La collaborazione porta spesso a grandi risultati. In effetti,
Imparare insieme può essere arricchente. Sarebbe bello condividere esperienze e crescita. Lezione 8. Il comfort dei libri. Buonasera Anna, spero che tu stia bene. Buonasera John, sto molto bene, grazie. Tu che ne dici? Anch'io sto bene. Ultimamente ho pensato ai libri. I libri possono essere molto confortanti. Ne hai uno preferito? Lo faccio davvero. Torno spesso a un libro specifico. Questo è interessante. Quale libro ti dà conforto? Il libro è Orgoglio e Pregiudizio. Lo trovo delizioso. Il romanzo di Jane Austen? Cosa ti piace al riguardo? Apprezzo lo sviluppo del personaggio. Elizabeth Bennet è forte e intelligente. Sono d'accordo. Il suo spirito è rinfrescante. Anche il commento sociale è rilevante. Esattamente. Riflette le pressioni della società sulle donne. Lo fa. E la storia d'amore è accattivante. M.R. Darcy è un personaggio avvincente. Sì, subisce una crescita significativa. Il suo viaggio è fonte di ispirazione. Leggete spesso questo libro per comodità? Sì, trovo conforto nelle sue pagine. La trama familiare è rilassante. È un conforto tornare a qualcosa che si ama. Faccio lo stesso. A quale libro torni per sentirti più a tuo agio? Leggo spesso L'alchimista di Paulo Coelho. È una scelta meravigliosa. Cosa ti attira? I temi dei sogni e del destino sono potenti. Sono d'accordo. Il viaggio alla scoperta di sé è universale. Sì. Il viaggio di Santiago risuona in molte persone. L'hai letto più volte? L'ho letto 4 volte. Ogni volta imparo qualcosa di nuovo. Questa è la bellezza della buona letteratura. Si evolve con il lettore. Esattamente. Che conforto trovi in Orgoglio e Pregiudizio? L'umorismo nei dialoghi mi fa sorridere. Allevia lo stress. L'umorismo può essere molto terapeutico. Alleggerisce le giornate pesanti. In effetti, rido spesso ad alta voce quando lo leggo. È meraviglioso! Le risate sono importanti. Lo è davvero. Condividete i vostri libri preferiti con gli amici? Lo faccio! Mi piace parlare di letteratura. Apre il dialogo. È un ottimo modo per connettersi. Le storie condivise creano legami. Assolutamente. Le raccomandazioni possono portare a nuove scoperte. Hai già consigliato The Alchemist? Sì! L'ho condiviso con molti amici. Lo apprezzano sempre. È fantastico. Condividere il comfort è un dono. Sono d'accordo. Costruisce una comunità di lettori. Quali altri libri mi consigliate? Adoro anche To Kill a Mockingbird. Contiene lezioni profonde. Un altro classico.
Sottolinea il coraggio morale. Sì, lo fa. La narrazione è profonda. Dovremmo prendere in considerazione la creazione di un club del libro? È un'idea geniale. Favorirebbe grandi discussioni. Mi piacerebbe esplorare diverse prospettive. Anch'io! Potrebbe essere molto arricchente. Cominciamo con i nostri preferiti. Sì, possiamo invitare altri a partecipare. Sembra promettente. Non vedo l'ora. Anch'io! Pianifichiamo presto il nostro primo incontro. Raccoglierò del materiale per la discussione. Perfetto! Preparerò alcune domande. Insieme creeremo un'esperienza piacevole. Assolutamente! La letteratura ci unisce in modi meravigliosi. Anzi, non vedo l'ora. Sarà un viaggio delizioso.